l'esoterismo occidentale è basato sulla teoria dei quattro elementi naturali, ovvero che tutto ciò che vediamo attorno a noi è composto dalla combinazione dei quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra, in varie proporzioni. Oggi ci occuperemo dell'elemento terra e parlerò di come questo sia importante per la nostra vita, di come influenza anche la nostra personalità e di come sia utile integrarlo nei nostri atti magici. Per chi non mi conosce, sono Ales, una tarologa ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, il che vuol dire che aiuto le persone a sviluppare e a padroneggiare i propri doni intuitivi in modo da poterli utilizzare come una bussola, una guida interiore nella loro quotidianità. La teoria che vede il mondo composto da delle forze energetiche chiamate elementi deriva, almeno ne abbiamo informazione scritta, nell'epoca classica, filosofica classica dell'antica Grecia, dai primi filosofi dei pre-socratici, quindi prima di Socrate, che appunto cercavano di capire il comune denominatore di tutte le sfaccettature della realtà che vediamo attorno a noi. Come a dire che l'idea principale era che attorno a noi vediamo una varietà di elementi, di pietre, di piante, di animali, ma l'idea filosofica di base è che ci doveva essere un comune denominatore. E i vari filosofi piano piano svilupparono l'idea appunto che questo comune denominatore fosse costituito da quattro elementi, appunto chiamati aria, terra, acqua e fuoco. Questi sono nomi che vengono dati perché queste forze venivano associate appunto insomma, gli elementi che vediamo nella realtà, ovvero il fuoco, l'acqua, la terra e l'aria, per un'associazione di tipo caratteriale, mettiamola così. Però non è che immaginassero che queste forze avessero veramente la forma degli elementi naturali del fuoco, dell'acqua, della terra e dell'aria. Venivano chiamati così per un'associazione, diciamo, mentale. Bisogna immaginare questi elementi come dei fattori che influenzano la formazione, il carattere della realtà che troviamo attorno a noi, cioè ogni oggetto, ogni essere vivente o non vivente che troviamo sulla Terra sono il frutto di una diversa composizione di questi quattro elementi che appunto si trovano sia in una pietra, sia in un animale, sia nell'essere umano, ma in una proporzione diversa e quindi il risultato è diverso. Avendo qualità che possono essere, diciamo, in contrasto fra di loro, tenderebbero naturalmente queste forze a divergere, quindi a non stare insieme, vengono tenute insieme poi da un quinto elemento per la prima volta menzionato da Aristotele e che poi ha continuato ad essere teorizzato successivamente da altri filosofi e poi da altri esoteristi. Questo quinto elemento cambia di funzione, di caratteristiche a seconda del filosofo, della scuola esoterica, però diciamo la funzione di base sicuramente è quella di tenere insieme queste quattro forze denominate terra, aria, acqua e fuoco in modo da poter creare
stabilità in tutto ciò che è attorno a noi nella nostra realtà. La sostanziale idea di fondo è che questi quattro elementi naturali devono essere bilanciati, quindi non trovarsi né in difetto né in eccesso e lavorare in armonia fra di loro, altrimenti possono verificarsi degli eventi distruttivi oppure a livello di salute possono creare delle malattie, questi disequilibri e dei problemi psicofisici. Bisogna considerare questi quattro elementi quindi come dei mattoni che costituiscono, diciamo, tutto ciò che vediamo attorno a noi e che sono uniti insieme dal collante del quinto elemento, che come appunto ho detto ha cambiato, diciamo, la sua natura lungo i secoli, lungo le varie scuole filosofiche ed esoteriche, e ha assunto anche vari nomi. Inizialmente veniva chiamato semplicemente quinto elemento, etere, quintessenza, e attualmente viene anche considerato come la cascia della filosofia induista. Ho fatto un video su come interpretare le carte dei tarocchi in base ai quattro elementi, vi posterò il link qui sopra e vi consiglio di vederlo perché fa un po' capire come effettivamente questa teoria dei quattro elementi appunto è anche alla base dei tarocchi. Comunque il concetto che voglio stressare in questo video è che lavorare con i quattro elementi, cioè cercare di capire come interpretare la realtà in base a questa visione dei quattro elementi, porta naturalmente ad aumentare la nostra consapevolezza interiore, è un modo di analizzare noi stessi, il nostro carattere e la nostra vita e allo stesso tempo ci aiuta a bilanciare i vari aspetti della nostra vita. L'elemento terra è associato nei tarocchi al seme dei pentacoli o dei denari ed è quello che dei quattro ha una energia più densa perché appunto costituisce è alla base di tutto ciò che effettivamente vediamo attorno a noi, nel senso che gli altri tre elementi noi non li percepiamo direttamente perché sono filtrati dall'elemento terra. Lo stesso fuoco che noi accendiamo nel caminetto, per esempio, può essere diciamo una rappresentazione, no, dell'elemento fuoco, questa energia chiamata fuoco, però appunto la vediamo all'interno dell'elemento terra perché appunto tutti questi altri tre principi sono filtrati dall'elemento terra e così non li possiamo veramente percepire in maniera diretta, possiamo soltanto come dire, concettualizzarli, mentre l'elemento terra è quello più vicino a noi, appunto, e quindi ne possiamo ricevere una impressione più diretta. L'elemento terra quindi comunque è legato appunto al concetto di terra, quindi ha un'anima materna. Ci fa venire in mente il concetto di madre terra, quindi è un elemento che naturalmente ci nutre e ci sostiene, è legato al concetto di stabilità, di lunga durata, di concretezza e di radicamento. Quindi quando è bilanciato all'interno della nostra vita, all'interno della nostra personalità,
noi ci sentiamo in grado di far fronte alle esigenze del piano materiale, ovvero siamo connessi alla nostra realtà, possiamo far fronte ai vari bisogni di tipo lavorativo, di tipo finanziario, abbiamo una personalità concreta, siamo disciplinati, cioè abbiamo la disciplina necessaria, la forza interna necessaria per lavorare, per raggiungere degli obiettivi prefissati, e allo stesso tempo siamo stabili, abbiamo una certa stabilità nella nostra vita, sia a livello magari relazionale che lavorativo, e ci sentiamo fondamentalmente radicati. Che cosa vuol dire? Che riusciamo a ottenere quello che vogliamo, perché le nostre idee, i nostri progetti, le nostre emozioni riusciamo a canalizzarle sul piano concreto, sul piano terreno. Se invece l'elemento terra nella nostra personalità, nella nostra vita è in difetto, nel senso non è bilanciato, ma appunto ce n'è relativamente, è un'energia abbastanza fioca, ecco, mettiamo così, in quel caso ci sentiamo disconnessi dalla realtà, ovvero abbiamo una forte immaginazione magari, oppure abbiamo le nostre emozioni vanno su e giù come se fossimo sulle montagne russe, non riusciamo a goderci la vita, magari siamo tendenzialmente malinconici e non riusciamo a realizzare i nostri progetti, perché appunto magari abbiamo una grande idea, un grande progetto che ci entusiasma, che ci dà molta passione, però in realtà non abbiamo la costanza e la disciplina interiore necessaria per portarlo a termine. Quindi vedete che l'elemento terra è essenziale, perché noi possiamo appunto manifestare quello che vogliamo, perché ci aiuta a essere stabili nell'ambito amoroso, ad avere una relazione stabile, nell'ambito lavorativo, un'attività, un lavoro stabile, una stabilità familiare, e ci aiuta a concretizzare i nostri sogni, i nostri obiettivi. Quindi vedete che è importante integrare l'elemento terra nei nostri atti magici, nei nostri rituali magici, perché dà quell'elemento di concretezza, di stabilità appunto ai nostri rituali. Negli atti magici, nei rituali magici, infatti si integra l'elemento terra in modo da dare un effetto più stabile agli obiettivi che vogliamo raggiungere con gli atti magici, e soprattutto per far sì che questi effetti che vogliamo ottenere siano a lungo termine, mettiamola così. L'elemento terra viene anche integrato e rafforzato soprattutto per rituali magici che riguardano il lavoro e la prosperità materiale, quindi anche per esempio la finanza, le finanze. Come integrare l'elemento terra nei nostri atti magici? Ci sono varie associazioni che possono essere tenute in conto, per esempio
il tempo legato all'elemento terra è la notte, quindi si, si può integrare l'elemento terra nei nostri rituali magici se li performiamo, li facciamo durante la notte. Poi, siccome i colori associati all'elemento terra sono il verde e il marrone, possiamo coprire il piano di lavoro, l'altare dove performiamo i rituali con questi colori, con delle sciarpe, con dei foulard di questi colori, con degli oggetti di questi colori, e poi utilizzare dei simboli dell'elemento terra, per esempio oggetti in argilla, utilizzare del terriccio fresco, del sale, dei cristalli, ghiande, grano, sono tutti simboli naturali che possono essere utilizzati per rappresentare appunto l'elemento terra. E poi si possono riporre, cioè come dire, poggiare sul piano di lavoro all'interno del quale magari utilizzare altri elementi del nostro rituale, quali candele, carte dei tarocchi, biglietto con il nostro obiettivo, la nostra intenzione. Attorno a questi elementi possono essere posti appunto i simboli dell'elemento terra a forma di quadrato, all'interno del quale si può lavorare. E quindi questi sono tutti dei modi per integrare l'elemento terra nel nostro atto magico e per evocare appunto la stabilità e la concretezza dell'elemento terra. Un altro modo per integrare l'elemento terra in un atto magico è riporre la nostra intenzione una volta compiuto il rituale, no? Solitamente un rituale implica anche, cioè soprattutto, formulare l'intenzione, ovvero il nostro obiettivo che si vuole ottenere grazie anche all'aiuto del rituale magico, e solitamente si scrive in un foglietto. Bene, questo foglietto magari si può riporre in una busta chiusa e sotterrarla nel nostro giardino, se ce l'abbiamo, o in un vaso con della terra. In questo modo diciamo, l'energia della terra darà più stabilità al risultato che otterremo, cioè rimarrà più a lungo l'effetto, sarà un risultato duraturo. C'è da dire che in questo caso magari ci vorrà un po' più per ottenere il risultato, perché la Terra comunque è un elemento la cui energia non è molto veloce, anzi è la più lenta di tutti e quattro, però ecco, ha il vantaggio di far sì che comunque il risultato, anche se ci mette un po' più ad arrivare, sarà durevole nel tempo. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande scrivete nei commenti, sarò felice di rispondere. E se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!